Ciao a tutti i miei carissimi amici, io sono Rosilero Stella Matanza e oggi sono qui perché vi voglio parlare della Excalibur e ho deciso di affrontare questo argomento dal punto di vista del simbolismo, della storia, dell'influenza che ha avuto nella letteratura e ovviamente nel ruolo che ha avuto all'interno del mio quinto libro Agartha e il cavatore del terzo occhio. Iniziamo subito con la sigla. Sono Rosalia Stella Matanza e sono un'autrice siciliana. Ho già scritto diversi libri di diverso genere. Leggete uno dei miei libri. Se volete sapere quanto valgo. Sinceramente, Allora, innanzitutto va detto che la Excalibur è la più nota mitologica spada celtica di Re Artù e per quanto riguarda il suo significato simbolico cambia tantissimo, nel senso che vi sono diversi significati. In primis significa colei che taglia l'acciaio, poi dalla traduzione di una frase composta gallese invece significa duro e spaccatura. Dalla parola invece ex-calibro significa imperfetto equilibrio e secondo altre traduzioni significherebbe indistruttibile e così come a questi vi sono anche altri significati. Adesso però passiamo alla storia della Excalibur. La storia della spada Excalibur è strettamente legata sia al re Artù che al mago Merlino. Quest'ultimo infatti aveva annunciato che solo colui che sarebbe stato in grado di estrarre la spada nella roccia sarebbe potuto diventare un re. Artù fece proprio questo, inginocchiò davanti la spada nella roccia, riuscì ad estrarla e la portò nella cattedrale e poi l'adagiò sull'altare. A quel punto fu unto da olio sacro davanti a tutti quanti, quindi baroni, nobili ma anche gente comune, ed egli fece un giuramento solenne di essere un sovrano fedele, ma soprattutto di difendere la giustizia e la verità sino all'ultimo dei suoi giorni. Adesso invece vi voglio parlare delle spade di Artù. Forse tutti non sapete che sebbene la spada Excalibur con la spada nella roccia siano identificate come la medesima spada, in realtà secondo alcune leggende e racconti si tratterebbe di due spade ben distinte e addirittura l'autore Mallory nel suo libro La morte di Artù parla di ben tre spade, in quanto egli descrive nel suo racconto che la dama del lago consegna ad Artù una spada che si chiama Excalibur dopo che egli distrugge la sua, cioè rompe la sua, durante un duello contro Pellinore, che sarebbe un alleato di Artù e quindi anche un cavaliere della tavola rotonda. Quindi, stando al racconto di Mallory, vi sarebbe stata una prima spada che è andata distrutta, una seconda spada che la Dama del Lago appunto dà al re Artù e che si chiama Excalibur e una terza spada che sarebbe la spada nella roccia. Adesso però vi voglio parlare dell'influenza che ha avuto la Excalibur nel mondo della letteratura. Allora, innanzitutto vi vorrei dire che secondo un'antica leggenda la Excalibur avrebbe un grande potere, ossia quello di proteggere il proprio proprietario dal sanguinamento e proprio a tale leggenda viene collegata la morte di Artù, in quanto dopo che la fata Morgana rubò ad Artù tale spada, si pensa appunto che egli sia morto per questo motivo, perché non aveva più la spada appunto che lo proteggesse. Tornando all'influenza che ha avuto la Excalibur nella letteratura, diciamo che molte persone si sono ispirati alla Excalibur e quindi vi sono tantissimi libri, videogiochi, fumetti, ma soprattutto film, come per esempio Merlino, La spada nella roccia, Super Fantozzi, King Arthur, La spada magica, eccetera, eccetera. E anche io mi sono lasciata, travolgere dal mistero e dal potere della Excalibur e quindi nel mio quinto libro, Agartha e il cavatore del terzo occhio, ho deciso di inserirla.
Il ruolo che ha avuto questa spada all'interno del mio libro non è quello che magari tutti si aspettano, e quindi di una spada per combattere. No, nel mio libro ha avuto più la funzione di chiave. Infatti Nimue, dama del lago di cui ve ne parlerò in un altro video, consegna tale spada ad Aquila Bianca affinché egli potesse aprire un portale magico che potesse permettere di entrare appunto nel leggendario e sotterraneo regno di Agartha. Aquila Bianca, come vi ho già detto nella presentazione del libro, si tratta di un indiano d'America dall'aria molto saggia che però nasconde anche un grande mistero, anzi più di uno e uno fra tutti sarebbe che anche egli sarebbe un membro, un abitante del regno di Agartha. Oltretutto, Aquila Bianca è stato per molto tempo il migliore amico di Zoe Poisson, cioè la protagonista del romanzo. Però a seguito di un mistero che poi verrà svelato, ella rimarrà molto delusa, ma successivamente comunque ella deciderà di perdonarlo. Per oggi voglio concludere così questo video, spero tanto che vi sia piaciuto e come sempre grazie per l'attenzione e alla prossima!